È proprio complesso, abbiate pazienza, ci devo riprendere mano anch'io. Ho lasciato tutto quello spazio per... Vabbè, adesso lasciamolo, casomai lo tolgo alla fine. Per cercare di farlo simmetrico rispetto al centro, ma ci devo riprendere mano anch'io, perdonate. Allora, è un po' che non ci gioco. Quindi le barre di ferro le abbiamo gestite, questo ci fa i telai modulari, queste 4 ci fanno le barre di ferro per le viti. Però non è che posso dire a quale costruttore delle viti mi deve andare o meno la barra di ferro di quello più, di quello che mi viaggia al 100% o quello che mi viaggia più lentamente. Quindi quello che andremo a fare adesso è riunire tutte le barre di ferro. Prendiamo l'unificatore, così è troppo. Ci riuniamo tutte le barre di ferro, tanto sono in tutto 51,5, quindi basta il nastro livello 1. Mm. Sì, te che sei al centro. No, toglilo. Questo lo mettiamo però così, l'uscita in avanti. Ok, questo ha i 3 ingressi. E qua usciranno le barre di ferro per le viti. Mettere un po' di fondazioni. Sarà una struttura un po' volante sopra sto burrone, ma sti cazzi. All'inizio non ci abbiamo niente per poter fare qualcosina di meglio. Allora adesso andiamoci a giostrare le viti. Per le viti ci servono 5,15 costruttori. Allora, vediamo un attimino la ricetta delle viti. La rinfrescavo un secondo. Se non mi ricordo male, da 10 barre ci fa 40 viti, giusto? Sì, da 10 barre di ferro ci fa 40 viti al minuto. Noi ci abbiamo... Ho sentito un grugnito. Un cinghiale, dove sta? Gli rompi i coglioni anche le strutture adesso. Se per adesso ci fanno le salsicce. Allora, le viti ci servono. Ce ne servono 96 che vadano agli assemblatori per farci le piastre di ferro rinforzate, 10 per mettercele da parte e 100 che mi vadano all'assemblatore per fare i rotori. Quindi, come ho fatto il discorso per le barre di ferro, andrei a mettermi i costruttori giusti per fare le viti giuste per fare le piastre di ferro rinforzate. Stessa cosa per fare le viti per fare i rotori. E l'ultimo, quello che mi farà le viti per mettercele da parte. Allora, vediamo. Qui c'ho poi da dove fa i rotori. Lì c'avrò l'uscita delle barre. Gli dovrò fare le piastre di ferro rinforzate e i telai modulari. Ai costruttori me li metterei qua. Allora, il primo gli farei fa proprio le viti che volevo mettere da parte. Poi ci vogliono, visto che ognuno ne fa 40, anzi no, partiamo con i costruttori che ci fanno le viti per i rotori che faremo di qua. E quindi almeno ce l'abbiamo poi vicine. Quindi vorranno 3 perché ci vogliono 100 viti. Questo di qui di centro ci farà le viti per metterle da parte. E queste che stanno, queste altre 3 stanno più verso le piastre di ferro rinforzate e ci faranno le viti per le piastre di ferro rinforzate. Allora, partiamo a settare quelli che mi fanno poi i rotori. Devo avere 100 viti. O me faccio 100 diviso 3, ma viene numero lercio, oppure 40 per 2 e il terzo me lo mando a 20. Quindi ne mando 2 a cannone. Questo e questo mi vanno a cannone. Il terzo va alla metà. E queste sono le viti per fare
i rotori. Che andrà all'assemblatore che ci farà i rotori. Questa qua invece sono le 10 che mi voglio mettere da parte. Quest'altri devono fare 96 viti. 96 è divisibile per 3, quindi me li setto tutti a 32. Copia. CTRL V e CTRL V. Perfetto, facile. E qui ho l'uscita delle barre che mi fanno le viti. Ora mettiamo un separatore, poi le barre si distribuiranno in base alle richieste, perché quelle che consumano meno de barre andranno più piani, ci chiederanno meno barre. Se deve trovare solo l'equilibrio all'inizio il sistema. Sono 51, quindi basta un nastro livello 1. E qua inizia la spratata dei separatori che già abbiamo visto. Qua, vai. Perché ho fatto di tutto per farmi le gambe performanti, per mettere le protesi. Come si costruisce comodi così. Tu voli sopra i separatori e te sposti. E l'ultimo così. Olè. E le barre le abbiamo portate ai costruttori per le viti. Quindi ci abbiamo rimasto soltanto da sistemare gli assemblatori. Piastre le abbiamo, viti le abbiamo, barre le abbiamo. Per le piastre di ferro questo discorso effettivamente non l'ho fatto, però c'è un motivo perché mi vanno soltanto a un'altra risorsa oltre a quelle che mi metto da parte. E no, invece lo fa anche sulle piastre di ferro. Non ci ho pensato. Devo farlo anche sulle piastre di ferro? Sì, 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 ci intrecciamo e basta. Ancora non potendo utilizzare le priorità. Allora, voi due me ne fate 20 al minuto. 20 e 20 fa 40. Io ne devo mandare all'assemblatore per le piastre di ferro rinforzate 48. Quindi te me ne fai 8. E te me farai le restanti 12 che metteremo da parte. Separatore. E così almeno siamo sicuri che ci vengono alimentate tutte in maniera perfetta. E l'ho messa all'incontrario. Tu me ne fai 12, abbiamo detto. Così. Quindi questa sarà la linea che me le metterà da parte. Queste tre le devo riunire tutte insieme. Unificatore. Me le fai uscire davanti. È centrato, sì. Così. Così usciamo anche dal footprint dei costruttori delle viti. E qui davanti abbiamo bisogno di due assemblatori che ci facciano le piastre di ferro rinforzate. A tanto me ne faccio uno perché non mi ricordo la ricetta. Perché può darsi che ne famo anche tre, eh. Tu al minuto me ne fai 5, che sono esattamente quelle che voglio mettere a parte. Perfetto. Quindi mettiamo due assemblatori, però non in questa linea qua. Gli assemblatori devono stare tutti sulla stessa linea. Cioè devono. Voglio che stiano tutti sulla stessa linea. Quindi qui ci gestiremo la logistica della costruzione delle viti. E quindi gli assemblatori possono venire qua. Allora, qui ci sono le piastre. E di qua ci abbiamo le viti. Quindi posso mettermeli direttamente qua davanti. Il costruttore è un pochino più inculento per essere messo bene. Perché mi fai sto scartino? Non è che mi fa entusiasmare. Vabbè, te metto così. Se mi piaci, ti sposto dopo. Occupa più della fondazione. Mortacci tua. Vabbè, va.
Allora, te sarà quello che ci metteremo da parte, perché di là l'assemblatore dei telai modulari che mi chiede le piastre di ferro rinforzate verrà là, quindi tu sei quello che mi fa le 5 che verranno messe da parte e tu sei quello che mi farà le 3 che mi serve all'assemblatore dei telai modulari. Ah, questi sono i 3 costruttori che mi fanno le viti. Unificatore, riuniamo le uscite. E qui separatore. Qui vengono le viti, una va qua e l'altro va qua. Le piastre le portiamo a un livello superiore. Nastro di trasporto verticale, lo mettiamo qua. E adesso ci vuole prendere la misura. Così. Ne piazzate 3, perché è l'altezza dei nastri di trasporto, sono 3 separatori. Sentite quando fa click? Quando fa click si aggancia. La moto ci viene in maniera decente quasi. Che verso prendi così? Ah, va. Si fa vedere, dai. Altro nastro di trasporto verticale. Potente, fai vedere. No, 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 così non mi piace. Non mi piace come butta, quindi ci mettiamo un separatore. Così. E così. Ah, decisamente più pulito e ordinato e più dritto. Perfetto. E le piastre di ferro rinforzate le abbiamo fatte. Non servono più fondazioni se non vogliamo. Sorprendentemente mi stanno ancora basta la roba mi sta. Mi pare che inizia a essere un po' al limite, però ancora tiene un po' la roba, dai. Sarà che ho lasciato uno spazio sufficiente per fare il resto. Per fare i telai modulari ci servono le barre di ferro e le piastre di ferro rinforzate. Ah, le piastre di ferro rinforzate ce l'ho qua, quindi metterei. Comodo per la risorsa e scomodo per l'altra, come sempre. Beh, io sapevo che non avevo messo lo spazio sufficiente per lavorare. Ma porca di quella. Proviamoci, ma non sono convinto. Fortuna, ricontrollo sempre. E mi ero lasciato via un costruttore de barre per le viti. Voglio io poi incazzarmi perché mi bastavano. Allora, questo è il costruttore per i telai modulari. Mm. Come la famo passare in maniera decente la belt? Posso farla passare così. Poi vedere. Fallo per nastro. Allora, mi devi girare qua. Quindi ti faccio arrivare qua. Così. Mi ridai un altro palo. Lo mettiamo così. Non si dovrebbero toccare. Ok. Così come vieni se ti faccio un collegamento diretto? Che mezzo io? Sì. H. Va benissimo.
E le barre ce le portiamo così. E te, le piastre di ferro rinforzate, me le porti. Un po' stretto? No, va bene, dai. Come è troppo inclinata? Tu, sorella, è troppo inclinata. Non gli piace. Allora, vieni qua. Viaggi al centro. Viaggi. Paletto. Così. No, era tutto perfetto. Se penetri qua. Mannaggia. No, non mi mette risposta a tutto. Me faccio andare bene per stavolta. Va benissimo così. E qua mi fai i telai modulari pesanti. Perfettamente, perfettamente a due. Come direbbe Cettola qualunque. Perfetto, perfettamente. Queste sono le viti che mi voglio mettere da parte. Ci metto sta belt fatta. Anzi. Ci mettiamo una cassa deposito davanti. A ricordo. Ok. E queste sono quelle che invece mi devono andare a fare i rotori. Nostra pianta che sbuca da due sbuchi. Vabbè, te vado a togliere dopo, va. E qui devo mettere l'assemblatore che mi fa. Che mi manca? Mi mancano i piastrelli rinforzati. Banco da lavoro. Posso farmele? Sì. 8 mi dovrebbero bastare. Assemblatore. Ah, mi mancano i rotori pure. Ok. Fatti anche i rotori. Ma c'è tutto, sì. Ok. Tanto ce lo mettiamo alla stessa altezza. Così. Me lo sposti di là. Queste sono le viti proprio per fare i rotori. E lì ci sono le piastre. No, le piastre, le barre. Ma io me lo metterei dritto per dritto alle barre. Vieni qua. Così. E queste vengono su dritte per dritte. Qui invece riunifichiamo con l'unificatore. Così. Ok. E queste vanno sono le viti per fare i rotori. Ricetta piena. E fai 4 rotori al minuto da 100 viti e 5 barre di ferro, ma sono 100 viti. Quindi, nastro trasporto livello 2, mi mancano e basta. Porca miseria. Manca sempre il soldo per fare una lira. Per migliorare un nastro già esistente, basta che fate. Prendete i nastri di trasporto di livello 2 o con lo shortcut o direttamente dal menu. Prendete il nastro che volete usare, quindi in questo caso nastro trasporto di livello 2. Puntate il nastro e non c'è bisogno di stare a fare cancella che ti metti in saccoccia tutta la risorsa e la monnezza che c'è sopra, ma diventa giallo e ve lo fa cambiare. Vi restituisce le barre di ferro semplici e usa quelle rinforzate. Ok. E qui in fondo abbiamo le barre di ferro che ci vogliamo mettere da parte. In questo modo gestiremo le uscite dei prodotti e i loro eccessi. Come facciamo a gestirle così? Quando avremo sbloccato il separatore intelligente che ci farà dare le priorità alle uscite, sarà molto più semplice. Ora in questo modo, ahimè, dobbiamo rimetterci una parte della produzione. Però eventualmente ce la facciamo rimettere dopo, all'inizio la facciamo andare filata. Allora io qui metto i container nel quale andremo a stoccare dopo il separatore le nostre risorse.
Ok, questo è delle piastre di ferro rinforzate, questo è dei telai modulari. Così. Così. Queste sono le barre di ferro, se non mi ricordo. No, sono le viti. Questi sono i rotori, se non erro. Sì, va bene così. E queste sono le barre di ferro. Dove lo mettiamo? Beh, lo possiamo mettere anche qui in mezzo. Qui in mezzo andiamo a mettere, ma per ora non lo attacchiamo, il trasmutatore Awesome, che è sto bestione in mezzo qua, che come vi dicevo vi prende tutte le risorse, magari però del verso giusto, vi prende tutte le risorse, le distrugge e ci genera dei ticket con i quali potremo andare a sbloccare e comprare della roba in negozio. Poi mi serve l'unificatore qua, così. Per ora non metto niente, metto solo, tanto siamo sotto i 60, dovrebbe bastare nastro livello 1. Qui mettiamo gli ascensori verticali. Però dovremmo far tornare indietro così. Quando il container sarà quasi pieno, facciamo fare l'ultimo collegamento con l'ascensore verticale. Metà delle risorse mi andranno qua e metà mi andranno in una linea che faremo apposita per gli scarti, nel quale ci sarà il trasmutatore Awesome. Allora, a un certo punto il container inizierà a essere pieno. Quindi quando questa linea si bloccherà perché lui è pieno, tutta la roba uscirà da qua e la manderemo, la convoglieremo al trasmutatore Awesome che la mangerà di continuo. In questo modo qua noi la produzione la manteniamo sempre intatta, la roba ce l'abbiamo e l'impianto non si ferma e ci consumerà sempre la stessa corrente. Perché? Altresì, facendo diversamente, mettiamo che non utilizziamo per un tot di tempo le risorse che ci vengono fatte da questo stabilimento. Costruiamo altro convinti di avere la corrente, perché andiamo a vedere sul palo, la corrente ce l'abbiamo. Poi facciamo ripartire o tutto o una parte di questo impianto e tutto il mondo si blocca. Ora, finché è piccolo, troviamo il modo di metterci una pezza. Quando il mondo sarà e la nostra colonizzazione sarà molto avanzata, questi numeri dell'energia sono numeri sproporzionati, spaventosi. Dobbiamo saperlo prima se ce l'abbiamo o no. Quindi io faccio in modo che le mie fabbriche, le mie basi non si fermino mai. Devono continuamente produrre matematicamente perfettamente come l'ho progettate all'inizio. Spero di essermi in qualche modo spiegato. L'ultima cosa che manca, questo qua. Ma va bene anche così. Sarà una specie di... Oh. Perché ti piace? Vabbè, aveva preso un colpo. Sarà il nostro cestino della spazzatura. Quando si va a smontare un qualcosa o comunque si fa esplorazione che c'ha in inventario un montone di roba inutile, che non sa che farne, arrivi qua, lo butti qui dentro, lui lo manda al trasmutatore Awesome, che al posto della monnezza ci fa i ticket. Semplicemente è un cestino da monnezza. Ah, finisco di mettere questi qua, poi... Ok, qua. Ce ne vorrà tanto qua. Per ora li metto così giusto a ricordo, di un qualcosa che dovrò fare successivamente. Perché al momento non li voglio collegare. Voglio che tutta la roba mi vada ai container. Vediamo come è venuto finito. Quasi finito, manca una cosa che è il collegamento elettrico. Bello, dai. È carino, guardate quanto è tutto ordinato, invece che tutto buttato per terra come sulla prima base. Guardate,
Qui ci sono le fonderie che ci fanno i lingotti, che ci alimentano in maniera matematicamente perfetta tutti i costruttori, le barre, le piastre. Qui ci sono i costruttori delle viti e lì ci sono tutti gli assemblatori. Dai, dai, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, il collegamento della base. Io in genere mi faccio una dorsale. Away,